Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti nel mio studio, benvenuti qui nel mio canale. Oggi con questo video ho il piacere di confrontare tutti i pedalini di Electro Harmonix della serie Nano Big Muff. Qui vediamo tutte le reuse che sono state realizzate di tutti quanti i principali o i più famosi Big Muff che sono stati rilasciati nel corso della storia, dal Big Muff Triangle, sostanzialmente il primo, fino ad arrivare agli ultimi più moderni come il Nano Big Muff o il Bass Big Muff. Dunque non troveremo qui ad esempio il Metal Muff o il Queen Lizard, il Queen King o il Satisfaction, perché quelli sono sempre dei pedali in formato nano, però fanno parte di un'altra serie. Questa è la serie Big Muff in formato nano. Voglio però, prima di iniziare questo test, questo confronto, ringraziare The Live Sound e in particolar modo Jacopo Garimanno per avermi inviato questi pedali in modo che io li possa confrontare tra di loro e in modo da poter recensirli proprio per voi. Vi invito naturalmente a fare un salto se siete dalle parti di Cavagnolo in provincia di Torino nel loro negozio, altrimenti potete fare un salto nel loro sito www.thelivesound.com. Detto questo, dal 1968-69 Electro Harmonix introduce nel mercato un pedale che poi farà storia. Sto parlando appunto del Big Muff. Nel corso di questi anni il Big Muff, inteso com'era all'origine nel 69, in realtà ha subito molte modifiche, molte varianti. Infatti gli utenti appassionati di questo effetto le diversificano in V1, V2, V3, V4 e avanti in questa maniera. Le differenze naturalmente riguardano i componenti interni, riguardano la qualità anche di costruzione e anche dove essi sono stati costruiti, perché si pensa ad esempio che negli anni 90 Electro Harmonix trasferì tutta la produzione in Russia, dunque praticamente ci troviamo alcuni pedali sotto il marchio Sovtek, che in realtà non è altro che l'Electro Harmonix ma prodotti in Russia. Si sa come questi pedali made in Russia in realtà abbiano una costruzione e una qualità di componenti inferiore rispetto a quelli originali fatti in Stati Uniti, che però nel corso degli anni sono stati apprezzati proprio per la loro natura diversa, proprio per il loro suono caratteristico e distinto da tutta l'altra serie. Poi negli anni 2000 Electro Harmonix ritornò a fabbricare i propri pedali, i propri prodotti in Stati Uniti e nel corso di questi ultimi anni ha cominciato a riedire, ovvero fare le nuove edizioni dei suoi pedali più storici ma in un formato più piccolo, e sono appunto questi qui. Abbiamo dunque il Triangle Muff, che sarebbe il primo, l'originale, il V1 chiamiamolo così, del 1969, il famosissimo Ram's Head del 1973, quindi il V2 chiamiamolo così. Poi abbiamo il Big Muff OP Amp, che vide la luce sul finire degli anni 70 e viene indicato con V4, V5. Abbiamo poi la produzione quella russa, quindi il famoso Green Russian o Civil War, sono lo stesso pedale, realizzati appunto in Russia e identificati con il codice P7. Poi abbiamo il Big Muff, quello che conosciamo tutti oggigiorno, quello bianco e nero, realizzato a New York City, USA. Questo viene identificato con il codice V9. Poi arriviamo all'ultimo, che è il Bass Big Muff, identificato con il codice V11, che altro non è che sostanzialmente un Green Russian modificato leggermente per essere utilizzato principalmente con il basso, anche se, come potremo vedere in questo video, rende bene
anche con la chitarra. Ebbene, tutti questi pedali sono sempre Big Muff, sono tutti originali Electro-Harmonix, ma hanno tutti quanti un carattere diverso. Ecco perché il Big Muff, inteso come tale, non ha un unico suono, dipende che versione prendiamo, dipende naturalmente che modello selezioniamo. Poi naturalmente ci sono alcuni che si assomigliano di più, altri che sono veramente molto diversi dagli altri. Cominciamo a sentire qualcosa. Io per questa prova utilizzerò la mia Fender Stratocaster collegata a questi 6 pedali senza niente in mezzo. Li utilizzerò con questa switch looper, quindi i pedali non sono collegati in serie uno con l'altro, ma vengono collegati singolarmente a questa switch looper, in modo tale da avere una migliore qualità audio e un minor degrado. Poi esco e vado direttamente in ingresso al mio Brunetti Singleman, che vedete lì che è un amplificatore iper mega pulito. Vi faccio sentire innanzitutto il suono pulito della mia chitarra e poi cominciamo dal primo. Direi dunque di cominciare a sentirli tutti quanti partendo dal primo e a seguire gli altri. Come potete notare, tutti quanti hanno pressappoco gli stessi identici controlli. Abbiamo alcune differenze sul OP Amp Big Muff e sul Bass Big Muff, i quali presentano uno switch posto appena sotto il tono. Nell'OP Amp questo switch serve per attivare o disattivare il controllo del tono, mentre sul Bass Big Muff serve per mixare insieme al suono distorto anche il segnale drive, ovvero il segnale pulito in ingresso. Per iniziare vi faccio dunque una prova velocissima di tutti questi 6 pedalini, partendo dal primo fino all'ultimo, tutti quanti con i controlli ad ore 12 e lo switch dell'OP Amp e del Bass Big Muff disattivato. Partiamo dal primo. Avrete sicuramente notato che ci sono differenze sostanziali. Giusto così, a primo acchito, appena aperti dalla scatola e suonato Mi, Sol, La, notiamo subito che in realtà i primi due, Triangle e Ramsed, sono in realtà molto simili tra loro. Probabilmente il Triangle Big Muff è leggermente più medioso e più dinamico, mentre il Ramsed rispetto al Triangle è leggermente più scavato, ma proprio di poco, e sicuramente è più compresso, ha una distorsione più, diciamo così, omogenea. OP Amp naturalmente è qualcosa di diverso in virtù del fatto che non usa dei transistor tradizionali, ma utilizza un amplificatore operazionale e ha 3 stadi di guadagno anziché 4, quindi la diversità di suono è data proprio da questa caratteristica. In questo caso i toni erano spenti, ma tra un po' vi faccio sentire anche quando attiviamo i toni che cosa succede. Abbiamo poi il Green Muff, che naturalmente rispetto agli altri risulta un po' più scuro, un po' più ciccione, ed è una caratteristica propria del Green Muff e del Civil War, questo suono meno distorto forse,
con meno quantità di gain, ma sicuramente con più armoniche basse, con più presenza sulle basse. Infatti questo è stato un pedale tanto caro ai bassisti. E veniamo alle ultime produzioni, il Nano Big Muff e il Bass Big Muff, che avrete notato subito come rispetto agli altri hanno un volume di uscita molto ma molto più basso. Naturalmente questo non è un problema, perché mi basta compensare le differenze andando ad alzare i rispettivi controlli del volume. Ecco, potrebbe sembrare una cosa brutta questa, in realtà io vi assicuro che avere meno volume non è proprio un male, perché questo mi permette di gestire meglio, ok, l'uscita di volume, mentre per esempio il Green Muff o anche il Ramsed, che hanno molto volume in uscita, devo sempre regolare con attenzione la manopola del volume, perché è un attimo che veramente mi salga fuori dall'amplificatore. Quindi che stiano un po' indietro, secondo me personalmente non è un male. Certo che in questo caso stanno molto indietro, direi che il volume di questi è forse anche meno della metà degli altri, ma vabbè, li andremo a compensare. Mentre l'ultimo, il Bass Big Muff, sebbene abbia fondamentalmente circa lo stesso circuito di questo, almeno da quanto dichiarato da Electro Harmonix, si basa sullo stesso circuito di questo, oltre ad avere un volume più basso ha anche meno gain, ha anche molta meno distorsione, che per compensare, per avere la stessa quantità di distorsione di questo, devo comunque alzare molto il sustain. Ma andiamo a vedere un po' più nello specifico e cominciamo di nuovo da Triangle Big Muff. Questo è il classico suono Big Muff, che fra l'altro lo ha reso famoso. Ho fatto queste regolazioni giusto per farvi vedere un po' le escursioni di questi controlli. Potete vedere come raggiunge una quantità considerevole di distorsione, ma regolato in maniera minima, ricorda forse un fad, diciamo così. Il tono può schiarire moltissimo e dall'altro lato diventare anche molto molto più scuro. Passiamo ora invece al Ramsed, facciamo Devo dire che i due, almeno da quello che riesco a sentire io qui nel mio studio, sono veramente molto molto simili. Il Ramsed è leggermente più incazzato, ha una quantità di distorsione leggermente superiore rispetto al Triangle, o almeno per quanto riguarda i livelli minimi. Intendo dire che a livello minimo il Triangle Muff pulisce di più, mentre il Ramsed rimane ancora bello
tosto. Quando ovviamente lo spingiamo al massimo, lì vabbè, naturalmente si equivalgono. Però avete potuto sentire come il Triangle sia in realtà un po' più dinamico, sotto le dita è un po' più scoppiettante, diciamo così, si sentono di più i transienti, mentre il Ramsed è più composto, ha un suono, una distorsione più compatta. Naturalmente non è che sia uno meglio dell'altro, sono due pedali diversi con caratteristiche anche diverse. Ma passiamo invece al più curioso Big Muff OP Amp, che si rifà agli ultimi appunto Big Muff prodotti alla fine degli anni 70, che invece di avere dei classici transistor avevano un OP Amp, appunto, quindi un amplificatore operazionale e 3 stadi di guadagno anziché 4. Naturalmente in questo caso il tono è scollegato, quindi la manopola del tono non funziona. Avete sentito che questo ha veramente tanta distorsione, a livelli bassi sembra quasi un overdrive, molto medioso, molto nasale. Questo pedale tra l'altro è stato reso famoso dai Smashing Pumpkins. Ma accendiamo il controllo dei toni. Con i toni attivati tende ad essere subito, se impostato ad ore 12, sicuramente molto brillante, poi naturalmente lo possiamo regolare. Diciamo che è molto particolare come Big Muff, si diversifica molto dagli altri proprio per questa sua caratteristica nel circuito, che lo può naturalmente rendere più piacevole o meno, ovviamente anche in base al nostro genere che suoniamo e ai nostri gusti. Veniamo poi al Green Russian, reso famoso da David Gilmour. Lui utilizzava la versione Civil War, che praticamente è la stessa, cambiava solo il colore dell'enclosure. Questo pedale che originariamente fu realizzato da Softtek, ovvero dall'Electro Harmonix, mentre si trovava in Russia.
Questo è uno dei miei preferiti, innanzitutto perché io amo il periodo anni 90 dei Pink Floyd, quindi Division Bell, il Tour de Pulse e via dicendo, ma soprattutto perché non è così aggressivo come lo sono ad esempio il Ramsed e il Triangle. Infatti, sempre se ci basiamo al gain a ore 12, sicuramente ha meno distorsione, ma togliendo distorsione riesce a pulire bene il suono. E una cosa che mi piace molto di questo pedale è il fatto che comunque i controlli del tono si comportano, sempre parere mio personale, gusto mio personale, in maniera più piacevole rispetto agli altri. Quando li abbasso di molto il suono non diventa ingolfato, si sentono molto bene le basse, ma rimane sempre nitido. Questo perché le versioni russe, quindi le versioni Green Muff, Civil War, Black Russian, tutta quella serie di pedali prodotti originariamente in Russia, erano tendenzialmente leggermente più mediosi, quindi anche questo pedale non fa differenza. È leggermente più focalizzato sulle frequenze medie e basse, ecco perché naturalmente emerge bene e funziona bene anche con il basso elettrico. Ma veniamo infine alle versioni quelle più moderne, quelle che sono state originariamente realizzate quando Electro-Harmonix ritornò in Madre Patria, quindi in Stati Uniti, ovvero il Big Muff P del 2007, quindi la V9, la versione 9. Questo pedale ha una distorsione sicuramente significativa che ricorda di più i primi due invece che il Green Russian, ma diciamo che secondo me ha una gestione del tono un po' particolare. Quando schiara molto e quando scurisce molto, tanto da diventare quasi ingolfato. Lascia un po' secondo me da pensarci. Naturalmente è un Big Muff dalle sonorità più moderne, più contemporanee. Veniamo poi all'ultimo, ovvero al Bass Big Muff, che sempre dalle specifiche dichiarate nel sito ufficiale di Electro-Harmonix presenta circa lo stesso circuito del Green Russian, o meglio si rifà al Green Russian con alcune modifiche pensate diciamo apposta per i bassisti, ma questo pedale viene apprezzato molto anche dai chitarristi. Naturalmente ha, diciamo così, la stessa caratteristica del Nano, ovvero di avere un volume di uscita più contenuto, dunque andrò da subito a compensare.
Sicuramente si sente che è pensato più per il basso, ha una quantità di distorsione che è la minore di tutti quanti, tanto che per avere circa la stessa quantità di gain devo tirare su molto il sustain. Ha poco volume rispetto sicuramente agli altri, ma anche a questo, tanto è vero che soprattutto con poco sustain, con poco gain, devo spingere praticamente il volume al massimo. Il tono si comporta in maniera molto particolare, schiarisce moltissimo, lo avete sentito molto, e quando lo abbasso del tutto non scurisce mai. Attiviamo lo switch dry per aggiungere al segnale distorto anche il segnale dry, ovvero il segnale pulito in ingresso. Il fatto di poter aggiungere il segnale dry miscelato insieme al segnale distorto non è proprio una cosa malvagia nemmeno con la chitarra, perché mi permette di preservare il transiente, ovvero preservare l'attacco delle note. In questa maniera si avrà pure la distorsione, naturalmente regolata a piacere, ma avremo comunque la possibilità di sentire distintamente e chiaramente la plettrata sulle corde. Ebbene, ora voglio fare un test, prima con la Strato, poi con la Les Paul, utilizzando questi 6 pedali in maniera simile. Vi spiego che cosa ho fatto. Praticamente ho tenuto il controllo del tono tutti quanti ad ore 12, giusto per non andare ad alterare con il filtraggio il loro suono originale. Nel OP Amp l'ho addirittura disattivato. Ho regolato i volumi di uscita in modo tale di avere grosso modo lo stesso livello di uscita, e sono andato a regolare solamente e unicamente i controlli sustain, ovvero la distorsione, giusto per avere più o meno la stessa quantità di distorsione su tutti i 6 pedali. Andrò a suonare qualcosa di semplice prima col triangolo, poi con Ramsad e via dicendo con tutti gli altri. Andiamo.
Beh, abbiamo sentito la Stratocaster per tutto il video, direi che è giusto anche dare spazio anche alla Les Paul. Stessa questione di prima, in questo caso utilizzo la mia Les Paul Standard 50, facciamo lo stesso test di un attimo fa. Ebbene ragazzi, come avete visto, sono tutti un po' simili e allo stesso tempo anche un po' diversi, ognuno con la propria peculiarità, ognuno con il proprio carattere. Io non credo che esista uno migliore e uno peggiore, ma casomai ci sono quei modelli che ci piacciono di più e altri che ci piacciono meno. Magari ci sono alcuni che si adattano meglio al suono che cerchiamo o alla chitarra, lo strumento che stiamo utilizzando. Però io devo dire che come qualità generale dei prodotti, e l'ho detto tante volte, Electro Harmonix negli ultimi anni sta facendo veramente grandi cose, anche perché questi pedali sono pedali dal prezzo
molto abbordabile, quindi se pensiamo ad esempio che esistono cloni del Ramsed, cloni del Triangle o del Green Russian che costano 300-400 euro, che per l'amor di Dio non voglio mettere in discussione la qualità di costruzione dei componenti che utilizzano, però con circa 100 euro Electro-Harmonix vi dà tutti i suoni Big Muff che hanno fatto la storia, dall'originario Triangle fino al più moderno Nano Big Muff o Bass Muff. Detto questo, voglio ringraziare di nuovo The Live Sound per avermi inviato tutto sto po' di roba. Questo era un video che ci tenevo particolarmente a fare e sono felice di averlo fatto, sono contento di aver messo a confronto questi 6 modelli della serie Nano Big Muff. Naturalmente vi ricordo che se siete interessati all'acquisto potete utilizzare il codice sconto RobyRocks e utilizzare il link che trovate qui sotto in descrizione, quindi cliccate sul link, aggiungete al carrello e scrivete RobyRocks, avrete ovviamente diritto ad un piccolo sconto. Questo è un omaggio, un regalo che io insieme a Jacopo di The Live Sound abbiamo riservato a voi che state guardando questo video. Naturalmente mi piacerebbe molto sapere che cosa ne pensate anche voi, scrivetelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche di lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, aiuterete questo canale a crescere, non vi costa nulla, invece per me significa tantissimo. E detto questo io vi invito anche a fare un salto sul mio sito, se vi va, robyrocks.it, e niente che dire, ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo nella prossima recensione comparazione. Ciao!